Buongiorno amici tichettiani. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ci troviamo qui nella città di Izmir, ovvero Smirne, come era conosciuta. Giornata splendida di giornata sole. Favolosa. Finalmente. Ci troviamo alla fermata della metropolitana o del tram. Ora non so se questo poi andrà sottoterra, comunque è un tram. Al momento è un tram, poi Sì. non so se diventa underground. Abbiamo fatto il biglietto 12 lire pagandolo con la carta di credito. Quindi basta passare la carta di credito al tornello e c'è il lettore, perché non avevamo biglietti. Ci ha aiutato la signora qui, molto gentile. Esatto. Abbiamo visto che dobbiamo fare qualche fermata, poi si prenderà il traghetto, attraverseremo tutta la baia e arriveremo nel centro della città. Perché Smirne praticamente è proprio, come diceva Fede, su una baia semicircolare, quindi forma praticamente una C, e quindi per andare da un punto a un altro ovviamente non facciamo il giro perché risparmiamo tempo, e poi è anche più bello, facciamo un giro col battello. Siamo scesi dal tram e ora si va a prendere il traghetto. Siamo entrati nel traghetto, 13 lire, vi rendete conto? Abbiamo uno skyline della città piena di grattacieli, incredibile. Guarda, il controsole non si vede niente e c'è la nebbia. Bellissima giornata ragazzi, il cielo veramente terzo, guarda. Terzo, quarto e quinto. Ecco, lo sapevo. I have found my reasons now to keep my burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything. Ragazzi, ma dove ci troviamo ragazzi? Ma vi rendete conto che spettacolo di posti? Bellezza. Lui proprio fa un taglio dalla sponda di là a quella, taglia completamente. Guardate un attimo, vedete? Questa è tutta la città di Smirne, cioè ora stamani ancora c'è una bella foschia, non si vede lo skyline. Però è gigante, guardate là. Dove non hanno costruito, anche sulla collina lassù. Waiting for a brighter sky where my soul is harmonized. Don't know why I couldn't see that I'm capable of everything. Ayda gidilmez yağmurlarda gidilmez aslında. Sì. Ed eccoci arrivati al porto di Konak, che è il quartiere clou di tutta la città. Perdonateci le pronunce, magari si dice tutt'altro modo. Magari è però, Konak. magari è Shonak, non lo so. È una tragedia la pronuncia. Percorriamo questo viale che ci porta in pieno centro. Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find themselves, to save a friend, discover true love in the end. Ok? Teşekkür ederim. Where are you from? Where are you from? Turkey? Turkey? Ah, Turkey. ok. Turkish.
Eccoci qui in piazza Konak e già scopriamo le prime attrazioni turistiche che rendono famosa la città, ovvero la torre dell'orologio. Seguite il dito. E poi che abbiamo? Poi abbiamo una moschea storica, piccolina ma molto graziosa. Poi abbiamo vari palazzi, è molto larga questa piazza, è molto bella, accogliente, piena di piccioni, fontane, tantissimi ambulanti che vendono, credo, i semi per i piccioni. È molto viva e questo è il cuore pulsante praticamente di Smirne. Come vi abbiamo detto, ci troviamo proprio sotto alla torre dell'orologio di Smirne, che è di fatto il simbolo della città. È stata costruita nel 1901 come dono del sultano Abdul Hamid. Presenta delle finiture in decorazione ovviamente in stile ottomano. La cosa singolare da riportare è che l'allora governatore di Smirne organizzò una campagna di raccolta fondi molto singolare, direi, per la costruzione di questa torre. Quindi una parte dei soldi è praticamente merito, diciamo così, dei cittadini della città di Smirne. Wish for you. Allora, ci troviamo a fianco alla moschea Yali, o meglio era il nome con cui era conosciuta anticamente, adesso viene chiamata Konak, moschea di Konak, perché appunto siamo nella piazza omonima. È stata costruita nell'anno 1748 e presenta delle caratteristiche molto particolari rispetto alle altre moschee. Innanzitutto è molto più piccola, poi è in pietra, ha delle caratteristiche arabe e questo lo notiamo anche a parte dalla scritta sopra la porta, ma anche dalle tipiche piastrelle maioliche che la rivestono tutta. Diciamo che è una moschea della città perché, come abbiamo letto, viene frequentata spesso da anziani del posto che poi si mettono qui, complici anche queste belle panche che hanno costruito, e danno da mangiare con i semi ai piccioni. Eccoci qua ragazzi, facciamo la prima passeggiata per le vie della città, in mezzo ai negozi, ristoranti, e cerchiamo di capire un po' cosa abbiamo davanti a noi. Cerchiamo qui, di capire di non scivolare. guardate lui che cuoce la carne alla brace lungo il corso, bellissimo. Ci sono delle vie così larghe, con tanti negozi, che si passeggia bene, nonostante ci sia tantissima gente, è molto bello. Black cumin. Cumino? Un'altra roba. Mamma mia. Ragazzi, siamo entrati all'interno, che poi non è dentro, ma nelle viette del Kemeralty Bazar, che è quello più storico e più famoso di Smirne. C'è di tutto, perché veramente rispecchia la parola bazar, sì, c'è di tutto. Un tripudio di colori, e di sapori, spezie, frutta, verdura, vendono di tutto, articoli per la casa, quindi abbigliamento, di tutto e di più. E noi ora ci perdiamo per le vie di questo bellissimo bazar. Cos'è questo? Cosa? Çörek otuya in italiana. Ah, cumino nero. È il cumino nero. Ah, olio di cumino nero. Olio di cumino nero. Ah, Bravo, wow. bravo. Per beber? Por beber? Beber, yes.
Yo tengo esta en mi casa. Cada día, cuando tú tienes hambre, Sí. antes comer La comida. breakfast, Ah. yo una una Cucchiaino. cucina Spoon, bevo spoon. para tutti, para gastro, para todo. Super bene, Super. salud, super salud. Salutare. Sì, salutare. Ah, macinar. Sì, Molido, è scumino molido? Ah. sì. Caliente, Caliente. caliente. Porque Calientito. muy bueno, confiarme, estoy honesto. Tieni. Cada día bebe una. Ah. Después llámame, muchas gracias mille. Gracias mille. Ci hanno fermato e ci hanno fatto vedere tutto il cumino come viene prodotto. Simpaticissimo il signore. Quello è il cumino che poi parlava una parola di inglese, 3 di spagnolo, 4 di italiano, e quindi ha fatto un mix, insomma ci siamo capiti. Qui vediamo i cosci di pollo che costano 79 lire, 100 lire. Considerate 100 lire sono 3 euro, quindi fate un po' le vostre proporzioni. Qui passano vassoi di chai come se non ci fosse un domani. Ci sono tutti vestiti da sultanino per i bambini. Questo bazar è gigante, pieno di vie, ci si perde. Kime söylüyorum sence? Ben onu kime çağırdım? Bir de kurnaz mı diye geçiniyorsun. Le orate 180 lire, quindi di 2, 4, 6, 5 euro al chilo. 5 euro al chilo, le orate. Qui c'è tutta trippa, teste d'agnelli, tutto e di più, fegati, tutte le interiora e risiamo in mezzo al caos più totale. Siamo usciti dal bazar e subito dinanzi a noi troviamo questa bellissima agorà Che si chiama Oren Yeri. La moderna Izmir anticamente si chiamava Smirne, come vi abbiamo già detto. È una città multiculturale, è stata fondata dai greci, conquistata dai romani e ricostruita da Alessandro Magno. Successivamente poi è entrata a far parte dell'impero ottomano. Nell'Agorà vediamo quello che è stato il lascito così dei romani. Un museo a cielo aperto, c'era un grande mercato e un bel centro culturale.
Qui siamo di fronte ad un hammam, che è uno stabilimento balneo terapeutico, però abbiamo letto sulle mappe che è chiuso temporaneamente, lo possiamo ammirare solo dall'esterno. Lamb? Lamb? Signora, parla inglese. Ok. Qui si va a caso. Assaggio questo, non so cosa sia. Manzani. No, no. Ma quanta roba abbiamo mangiato, preso? Abbastanza, anche il dolcino. Ora vi diciamo com'è. Non ci abbiamo capito niente, la signora non parlava inglese e quindi siamo andati a gesti. Però la cosa positiva è che oltre ad essere buono, sembra almeno, ma bello caldo, invece di un panino, abbiamo speso comunque 195 lire in due, che sono circa, aiutami contabile, 5,50 € in due, quindi direi buono. Per tutta sta po' di roba, guardate quanta roba. Sì. Questo non so cosa sia, questo è riso, cos'è? Dovrebbero essere bulgur, è il grano spezzato, il bulgur. Bulgur. Questo devo capire che cosa ci sia dentro, se c'è la carne, se non c'è la carne. È buono, non ho capito il ripieno con che carne è. Sicuramente non maiale. No. Sembra essere pollo, Pollo? Sembra pollo. È anche bello piccantello. Il giusto. Tenere morbide. E poi c'hai i peperoni ripieni? Peperone ripieno. Con? Credo il riso. Dovrebbe essere riso. Dolcino. E poi una bella insalatina. Che mangiata, ragazzi, che mangiata disumana. Buonissimo, tutto Tutto buonissimo. buono, tutto molto buono. Molto carini, gentili. Pensate che ci eravamo dimenticati nel prendere il vassoio e scorrere sul self-service le posate, e un signore ce l'ha messe lui nel vassoio, un signore, ovviamente un cliente, che stava venendo a mangiare. Anche il dolce finale era buonissimo. Esatto, non ci è mancato nulla. Esatto. Per delle cifre molto molto buone. Meno di 3 € a testa, quindi molto buono. Nel frattempo va in onda la messa locale, come si chiama? C'è la funzione oggi, perché oggi è venerdì e quindi diciamo è un po' la nostra domenica religiosa. C'è, non so come si chiami, se funzione, ora abbiate pazienza, ma comunque c'è la celebrazione del venerdì intorno a mezzogiorno e mezzo, che il muezzin chiama tutti alla preghiera Sì. e questa è la preghiera collettiva, ecco. Infatti mentre mangiavamo si è sentito il canto. Mentre gli altri giorni pregano 5 volte al giorno, lui chiama 5 volte al giorno per ricordare, diciamo, quella che ognuno fa a casa propria, ecco, o nel posto dove si trova. Allah kendisine ortak koşanların korkmuş olduğu Allora, abbiamo fatto una piccola camminata. Chiamala piccola. Abbiamo fatto 1,5 km da quando abbiamo mangiato. Abbiamo attraversato un po' di vie caotiche e prima avete visto una scala veramente impegnativa che abbiamo deciso di non fare, ma perché stiamo cercando un punto molto particolare. Intanto guardate qua che belle vie che abbiamo. Questo è un piccolo quartiere molto carino,
con tutti i negozietti, tutti addobbati. Negozietti, più che negozietti sono posti dove si mangia, caffè, ristorantini. E stiamo arrivando, ecco, ci siamo proprio Siamo sotto, speriamo che sia aperta. Trattenete il fiato, Che questa è una chicca, perché è un punto storico. 1, 2, 3. Eccola qua. Piano piano. Eccoci qua ragazzi, guardate dove vi abbiamo portato. Questa ragazzi è una vera chicca. Abbiamo trovato questo ascensore storico del XIX secolo, giusto? Costruito da un uomo d'affari ebreo, Nasim Levi, che appunto, come diceva Fede, nel XIX secolo costruì questo ascensore, di fatto è tutto in muratura ancora, e lo costruì per aiutare le persone a salire nella parte superiore della città, perché Izmir, o meglio Smirne, diciamo, è costruita a piani, diciamo. A piani, vedete tutta la collina qui circostante. La parte sul mare e poi arriva molto in alto, quindi le persone per arrivare alle loro abitazioni avrebbero dovuto fare un giro chilometrico, invece con l'ascensore praticamente è stata agevolata questa risalita. E questo ascensore offre una bellissima vista panoramica su tutta la città e il golfo qui Bellissima. di fronte alla città, ed è gratuita ragazzi, è tutta gratuita. Pensate, si arriva ad un'altezza di 51 metri sul livello del mare. E quindi ora ci facciamo 2 foto da qua sopra e poi proseguiamo. Con questo sole poi oggi veramente è andata di lusso. Io sono in maglietta a maniche corte. È caldo, è caldo, saranno 18-19 gradi. Ora richiamiamo l'ascensore e torniamo giù. Qui hanno fatto anche un locale dove servono la birra e quindi noi ora torniamo. Noi abbiamo già mangiato e bevuto. Abbiamo mangiato e bevuto. Ora decidiamo se prendere una metropolitana o rifare una camminata a piedi. Te sei per la metro, vero? Ma la proviamo, scusami. Proviamo. No? Abbiamo provato tutti i mezzi di trasporto, per ora il tram e il battello. Ci manca la metropolitana. No, voi che dite? Scusami. Guardate, poi bello l'ascensore è tutto di legno. Sì, questo è l'albergo, il foto vecchio. 74. Nella stessa via che porta all'ascensore panoramico c'è la casa museo di Dario Moreno, che è un attore e un cantante turco che ha avuto moltissima fama soprattutto in Francia, a Parigi, dove pare abbia fatto anche diversi film. Alla fine ragazzi ha vinto il tram, quindi ora lo aspettiamo qui comodamente seduti. Arriva, arriva! Siamo scesi dal tram e stiamo attraversando dei vialoni dove è pieno, ma pieno di negozi di abiti da sposi, ma a tonnellate ne hanno. Vi faccio vedere questo palazzo, addirittura ci sono 8 piani di vestiti di abiti da sposa. Guardate là.
Mi ricordano tanto le scatoline delle Barbie, messe sui scaffali. Sì, è vero. E qui invece sono messe sui palazzi, in bella vista. Guarda là, le sedie, i vestiti, la roba. Cioè, mi dà l'idea che una festa, una celebrazione, delle cerimonie da queste parti, un matrimonio stesso, debbano costare l'ira di Dio e soprattutto loro ci debbano spendere un sacco di soldi. Poi loro hanno le lire. Le lire. Un sacco di lire, quindi. Un sacco di lire. Ma Guarda, tutti ancora, vestiti proprio in pompa magna, tutto brillante, brilluccicosissimo. E se qualcuno non sa che abito prendere, qui ha veramente l'imbarazzo sì. della scelta, guardate. Ancora, Ancora, anche di là. Ma anche le vie parallele, sono tutte così. Incredibile. È tutto wedding, guarda, c'è scritto. Ci ha sorpreso questa cosa. Mamma mia, allucinante. E quello in vetrina 9.999. Ah, Quindi 10.000. 10.000 lire costa, no? Dai, un abito da sposa a 10.000 lire, che sono? 300 euro. Un abito da sposa a 300 euro. Eh sì, è un shock, È uno shock, veramente Lì più per lì, presi 10.000, avevamo pensato a 3.000, come più o meno da noi. Ma 300 euro, semplice però, insomma. Però poi magari li guadagnano 500 al mese. Cioè, infatti è tutto relativo. Capito? Attraversando un altro mercato, Mamma mia. c'è di tutto, ci sono Questo banchi, è floreale, piante, fiori, bulbi, kebabari, c'è di tutto, c'è un di mix tutto. di roba. Abbiamo raggiunto la famosa moschea Izar del 1590. Allora, per entrare bisogna mettersi il copricapo. Me lo devi aiutare, Come fa? Che ti devo fare? devo stringere. Però così ti copre. C'è il portascarpe qua dentro. C'è il portascarpe con la chiave. Siamo pronti per entrare. Vedete, ci sono anche i rubinetti dell'acqua per purificarsi prima e lavarsi prima di entrare. Qui abbiamo una miriade di datteri ovunque e non potete capire i profumi che ci sono nell'aria. Davvero, è un misto fra odori, spezie, incensi, bellissimo. Guarda qua che bello scorcio. Scusa. Mamma mia, guardate qua, ogni angolo c'è qualcosa da vedere. Qui ci sono tutti i pentolini per fare il caffè turco, le pentole quelle fatte Il rame. rame a cascata una sopra l'altra. Questo, ragazzi, è proprio l'ingresso ufficiale del bazar, che oggi
ce lo siamo perso perché veramente è una città piena di vie. È un bazar da tutte le parti. E questo è proprio l'ingresso principale con tutto l'arco a mattoncini rossi. Hello? Hello, you're welcome. Questo è a tutti gli effetti un chiostro interno di questo bazar che stamani non avevamo visto perché eravamo entrati da vie traverse ed è veramente gigantesco, è una città. Pensate che anche al piano superiore pieno, fai tutto il corridoio, si fa praticamente tutto il rettangolo pieno di negozi anche di sopra. È un formicaio, c'è da impazzire. Siamo ripassati qui dalla moschea e l'abbiamo trovata aperta, siamo entrati e così almeno siamo riusciti a vederla. Sì, piccolina ma carina. Ci è piaciuta. Stamani non c'era nessuno nella piazza dell'orologio, ora è gremita di gente. Sono le 15:30, tante famiglie, c'è un'area bella di movimento, insomma allegra, festosa. Città molto bella, ci è piaciuta tantissimo. Veramente tanto. C'è un po' di gente? Mamma mia, è l'orario di punta. Salutiamo la città di Izmir. Ciao Ecco, Smirne. c'è un po' di gente più oggi rispetto a stamani. L'orario è topico. Traghetto pieno. Anche perché non ci sentiamo più le gambe e i piedi. Ragazzi, siamo triti. Io ho la schiena a pezzi. Io le gambe e i piedi. Siamo tornati da Charlie e abbiamo fatto una bella camminata. Abbiamo guardato l'applicazione. Indovinate? Quanti? 3. A due cifre. 1 e 10 chilometri. Non male, dai. Non male. Abbiamo preso 3 volte il tram, 1, 2, 3 e 2 traghetti. Sì. Qui le chiamano ferry boat. Ferry boat. Proprio come da noi. Niente, bilancio della giornata, direi positivo. Bella città, bella, organizzata bene, trasporti efficienti, puntuali, economici da sbalordire da quanto... Cioè praticamente a testa in una giornata piena di corse, traghetti, eccetera, eccetera, abbiamo speso 3,50 € a testa. Sì, considerate ogni corsa 13 lire, 13... Qualcuna 12.
13 lire, fai 13, 10, 20, 30, 35 centesimi a corsa, che è veramente una cosa ridicola. Quindi città bellissima, ma noi ora la lasciamo, cerchiamo un posto dove dormire un pochino più tranquillo, anche se qui effettivamente È andata abbiamo bene. dormito bene. È un quartiere moderno, un po' lontano dal traffico, quindi è andata bene. Però visto che c'è ancora sole e non è tardissimo, Infatti. con la luce ci vogliamo spostare per trovare un altro posto per stanotte, insomma, così il nostro viaggio prosegue e voi verrete con noi, se vi iscriverete al canale, se commenterete, se spalmerete in giro per il web i nostri video. Ovviamente sto scherzando, però se lo farete ci fa tanto piacere. Quindi grazie ai nostri supporters per Grazie il a viaggio. tutti. Un abbraccione, un bacione super e alla prossima. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.